Buongiorno a tutti, sono Stefano e benvenuti su Bravocast Italiano. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ha cambiato la vita quando stavo imparando l'italiano. Non è un segreto difficile da trovare. Non è una tecnica complicata. È qualcosa di molto semplice, ma pochissime persone lo fanno nel modo giusto. Voglio raccontarvi la mia storia personale perché credo che vi aiuterà davvero a capire come migliorare il vostro ascolto senza sentirvi sopraffatti. Quando avevo circa 25 anni, ho deciso di imparare l'italiano. Non avevo motivi particolari all'inizio. Ho sentito una canzone italiana in un bar e qualcosa dentro di me si è acceso. Non capivo le parole, ma la musica mi ha toccato nel profondo. Quella sensazione di mistero, di bellezza senza capire il significato, mi ha attirato verso questa lingua meravigliosa. Forse molti di voi hanno vissuto qualcosa di simile. Forse è stato un film, un viaggio, una persona incontrata per caso. Non importa il motivo. Ciò che conta è che siete qui, oggi, ad ascoltare. E questo mi rende molto felice. E questo mi rende molto felice. Ho comprato libri, ho scaricato applicazioni, ho seguito corsi online. Studiavo la grammatica ogni sera, scrivevo esercizi, imparavo le parole nuove con grande impegno e dedizione. Ma ogni volta che sentivo qualcuno parlare italiano in modo veloce e naturale, il mio cervello si bloccava completamente. Era come ascoltare un fiume che scorre troppo veloce. Vedevo l'acqua, sentivo il suono, ma non riuscivo ad afferrare niente. Quelle parole volavano via prima che potessi afferrarle. Vi è mai successa questa cosa? Studiate, 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 e poi ascoltate qualcuno parlare e capite pochissimo. È una sensazione frustrante, vero? Quasi sembra che tutto lo studio non serva a niente. Ma voglio dirvi una cosa molto importante. Non è colpa vostra. Il problema non è la vostra intelligenza. Il problema non è la vostra memoria. Il problema è il metodo con cui vi siete avvicinati all'ascolto. Ho capito tutto questo un giorno di marzo, qualche anno fa. Stavo seduto in un piccolo caffè a Roma. Ero lì per lavoro, per una conferenza internazionale. Il mio italiano scritto era abbastanza buono. Potevo leggere un menù, potevo scrivere un'email semplice. Capivo le istruzioni scritte. Ma al tavolo accanto al mio c'erano due uomini che parlavano tra loro animatamente. E io non capivo quasi niente di quello che dicevano. Non parlavano veloce, non usavano parole difficili, ma parlavano in modo naturale, con pause diverse da quelle che mi aspettavo, con accenti diversi, con espressioni del quotidiano che non avevo mai sentito in un corso online. Mi sono sentito piccolo. Mi sono sentito stupido, anche se so bene che non lo ero. Ho ordinato il mio caffè con imbarazzo e sono uscito dal bar senza capire quasi nulla della loro conversazione. Quella sera, in albergo, ho riflettuto molto. Ho aperto il mio quaderno e ho scritto una domanda. Perché capisco bene quando leggo, ma non capisco bene quando ascolto? La risposta era semplice, ma ci ho messo giorni interi a trovarla davvero nel profondo. Il problema era che io mi ero abituato all'italiano pulito, l'italiano dei libri, l'italiano delle frasi perfette, lente, ben pronunciate, costruite per essere facili da comprendere. Ma l'italiano autentico, quello delle conversazioni quotidiane, è profondamente diverso. Le persone si fermano a metà frase, cambiano idea, dicono e, cioè, e, sai, e, vabbè. Parlano con l'accento della loro città, della loro regione. A Roma si parla diversamente che a Milano. A Napoli si parla diversamente che a Firenze. A Palermo si sente un ritmo completamente unico. Io avevo imparato solo una versione dell'italiano, quella artificiale e semplificata dei corsi per stranieri, e il mio cervello non era pronto per la versione vera. Così ho cambiato completamente il mio approccio all'ascolto. E voglio condividere con voi quello che ho imparato, passo dopo passo, con molta onestà. Il primo cambiamento è stato questo. Ho smesso di cercare di capire ogni singola parola. Questa è stata la cosa più difficile per me, perché quando studiavo credevo che capire tutto fosse l'obiettivo principale, ma in realtà cercare di capire ogni parola mentre si ascolta è come cercare di contare ogni albero mentre si cammina in una foresta. Ti fermi, ti distrai e perdi la visione dell'insieme.
Quando non capivo una parola, il mio cervello si fermava lì, su quella parola, e perdevo tutto il resto della frase. Questo si chiama blocco da parola sconosciuta ed è una delle trappole più comuni per chi studia una lingua straniera. Ho imparato a lasciare andare le parole sconosciute come foglie che cadono nel fiume, passano e tu continui ad ascoltare. Ho iniziato ad ascoltare come si ascolta la musica. Quando sentite una canzone, non vi fermate su ogni nota singola, non analizzate ogni accordo, sentite il tutto. L'emozione generale, il ritmo, la melodia. Ecco, ho cominciato ad ascoltare l'italiano nello stesso modo. Cercavo di capire il senso generale, il tono emotivo, l'idea principale, non ogni dettaglio. E lentamente, settimana dopo settimana, qualcosa di meraviglioso è successo. Capivo sempre di più senza sforzarmi di più. Era come se il mio cervello avesse imparato a nuotare invece di combattere contro la corrente. Il secondo cambiamento è stato scegliere materiali al livello giusto. Questo è assolutamente fondamentale e spesso viene ignorato. Se ascoltate qualcosa che è troppo difficile per voi, vi stancate velocemente, vi scoraggiate e perdete la fiducia in voi stessi. Se ascoltate qualcosa troppo facile, vi annoiate e non imparate niente di nuovo. Il punto perfetto è quando capite circa l'80% di quello che sentite. Il 20% rimasto è la sfida, è la zona di crescita, ma non è così tanta sfida da farvi sentire persi. Come ho trovato materiali al livello giusto? All'inizio ho ascoltato storie semplici, racconti brevi con vocabolario di base, costruiti appositamente per chi sta imparando. Poi ho scoperto podcast come questo, dove le storie sono narrate in modo naturale ma accessibile. Poi, piano piano, ho cominciato ad ascoltare programmi televisivi con i sottotitoli in italiano, non nella mia lingua madre. I sottotitoli in italiano mi aiutavano a collegare quello che sentivo con quello che leggevo e il mio cervello si abituava al suono autentico delle parole. Qui voglio fermarmi un momento e chiedervi: voi come ascoltate l'italiano in questo momento? Usate i sottotitoli? Li mettete nella vostra lingua o in italiano? E quale tipo di contenuto preferite? Storie come questa, serie televisive, canzoni, forse video su YouTube? Scrivetelo nei commenti qui sotto, mi farebbe molto piacere sapere. E se avete una tecnica che funziona bene per voi, condividetela con tutta la comunità. In questo spazio impariamo tutti insieme. Il terzo cambiamento è stato la ripetizione consapevole. Non la ripetizione meccanica, quella noiosa e passiva di ascoltare la stessa cosa 100 volte senza pensarci. La ripetizione consapevole è molto diversa e molto più efficace. Ascoltavo un breve episodio, poi lo riascoltavo cercando di notare qualcosa di nuovo ogni volta. La prima volta cercavo di capire l'idea principale. La seconda volta notavo le espressioni che non conoscevo, i modi di dire, le pause naturali. La terza volta cercavo di ripetere le frasi ad alta voce, imitando l'intonazione, il ritmo, la melodia della voce del narratore. Questa tecnica si chiama shadowing in inglese e funziona in modo straordinario per l'orecchio e per la voce. Il vostro cervello non separa l'ascolto dalla produzione. Quando imitate quello che sentite, state allenando allo stesso tempo la comprensione e la pronuncia. È come imparare a ballare. Non si impara guardando soltanto, bisogna muoversi, bisogna sentire il ritmo nel corpo. Il quarto cambiamento, forse il più importante di tutti, è stato la costanza. Non la quantità di studio in una singola sessione, la costanza quotidiana. Questo è il segreto che nessuno vi dice abbastanza chiaramente. Non avevo tempo per studiare 3 ore al giorno. Avevo un lavoro, una famiglia, impegni, responsabilità. Ma potevo dedicare 20 minuti ogni giorno all'ascolto dell'italiano. E 20 minuti ogni giorno, per un anno intero, fanno molto di più di 3 ore una volta alla settimana. Il cervello impara attraverso la ripetizione spalmata nel tempo, non attraverso i grandi sforzi concentrati e poi abbandonati. Ho cominciato ad ascoltare italiano durante la colazione, mentre preparavo il caffè, mentre camminavo verso il lavoro o aspettavo l'autobus, durante la pausa pranzo con le cuffie, mentre mangiavo il mio panino. Non sempre con attenzione totale, a volte solo come sottofondo nella vita quotidiana. Ma il mio cervello assorbiva i suoni,
si abituava al ritmo della lingua, riconosceva parole familiari in contesti sempre nuovi. È come piantare un seme ogni giorno. Non vedi la crescita momento per momento, ma dopo mesi guardi e c'è un albero. Se potessi darvi un solo consiglio oggi, uno soltanto, vi direi questo. Non aspettate il momento perfetto per ascoltare. Non aspettate di avere un'ora libera, un posto tranquillo, la giusta motivazione, la stanchezza giusta. Prendete quei 5 minuti mentre aspettate l'autobus. Prendete quei 10 minuti prima di dormire. Prendete quei 3 minuti mentre fate la doccia, con un episodio che conoscete già. La lingua si impara con le gocce quotidiane, non con i grandi fiumi occasionali. Qualche mese dopo quella mattina imbarazzante nel caffè di Roma, sono tornato in Italia. Era agosto, faceva caldo. La città era piena di turisti da ogni parte del mondo. Mi sono seduto di nuovo in un caffè, in una piccola piazza vicino al Pantheon. Al tavolo accanto al mio, questa volta, c'era una famiglia. Una nonna energica e vivace, 2 genitori sorridenti, 3 bambini irrequieti. Parlavano veloce, si interrompevano, ridevano, litigavano affettuosamente come fanno le famiglie italiane durante l'estate. E io capivo. Non tutto, ma quasi tutto. Capivo le battute della nonna sui bambini che non volevano mangiare. Capivo le lamentele del bambino più piccolo che aveva caldo. Capivo la discussione dei genitori sui piani per il pomeriggio, se andare al museo o fare una passeggiata. Ho ordinato il mio caffè, ho sorriso al barista e lui mi ha risposto in italiano naturale, come se fossi uno di loro, senza rallentare, senza semplificare. E io ho risposto. E lui ha riso. E io ho riso. Quel momento per me valeva tutti i mesi di studio. Tutta la fatica delle sere con le cuffie in testa. Tutti i momenti di scoraggiamento. Tutte le volte che avevo pensato di abbandonare. Valeva tutto. Voglio che anche voi abbiate un momento così. E vi prometto, con tutto il cuore, che se continuate ad ascoltare ogni giorno, con pazienza e con gioia, quel momento arriverà. Forse non domani, forse non tra un mese, ma arriverà. E quando arriverà, vi ricorderete di questo episodio e forse sorriderete. Se questo episodio vi è stato utile, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Fatemi sapere qual è la vostra maggiore difficoltà con l'ascolto dell'italiano. Ogni risposta che mi date mi aiuta a creare contenuti migliori per voi. E se pensate che questo podcast possa aiutare qualcuno che conoscete, qualcuno che sta cercando di imparare l'italiano e non sa da dove cominciare, condividetelo con loro. È il regalo più bello che potete fare a chi vuole imparare questa lingua straordinaria. Se trovate questi episodi utili e vi piace il modo in cui raccontiamo le storie su Bravocast Italiano, potete anche mettere un mi piace al video. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa moltissimo e ci aiuta a raggiungere sempre più persone che vogliono migliorare il loro italiano. Ogni settimana su Bravocast Italiano troverete nuove storie, nuove conversazioni, nuovi spunti per migliorare il vostro italiano in modo naturale e piacevole. Non lezioni di grammatica pesanti, non esercizi meccanici e noiosi, solo storie come questa, raccontate con il cuore e con la passione per questa lingua bellissima. Prima di salutarvi, voglio lasciarvi con un pensiero che mi accompagna da sempre. Le lingue non si imparano solo con la testa. Si imparano con le orecchie, con la bocca, con il cuore. Si imparano ascoltando, anche quando non si capisce tutto. Si imparano avendo il coraggio di ascoltare ancora e ancora e ancora. Buona giornata a tutti voi. Continuate ad ascoltare, continuate a credere in voi stessi e la lingua italiana aprirà davanti a voi porte che non immaginavate nemmeno di poter aprire. Sono Stefano e ci sentiamo al prossimo episodio di Bravocast Italiano. A presto!